Ciao, ben ritrovati! Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso gufetto, un portafortuna. Volendo potete farlo della squadra che preferite, lo potete fare bianco e nero, lo potete fare azzurro e nero, lo potete fare rosso nero e potete anche utilizzarlo come laurea, come bomboniera. Potete realizzarlo dei colori che più vi piacciono e questo è il mio tutorial. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il gufetto a portachiavi avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 10 giri. Ora, volendo, possiamo andare a sostituire il filato oppure possiamo proseguire sempre con lo stesso filato e andiamo a fare altri 4 giri sempre di 30 maglie. Io vado a sostituire in questo punto il filato, potete farlo anche prima, dopo, come più vi piace, e andiamo a lavorare per altri 4 giri 30 maglie basse con questo filato. Ogni 3 maglie facciamo la diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo la diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Ora andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminati i giri possiamo staccare il filo e poi lo andremo a nascondere all'interno del lavoro. Per le ali avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo le 12 maglie per altri 7 giri e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo poi chiudere il lavoro e andiamo a cucire al lato della spalla. Per le orecchie facciamo un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 4 maglie basse e poi stacchiamo il filo e questo sarà l'orecchio. Per gli occhi con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie e poi stacchiamo il filo. Come prima cosa andiamo a posizionare gli occhi al centro, li fermiamo con gli spilli e poi con ago e filo andiamo a bloccare i 2 occhi al centro qui del volto, qui dove abbiamo fatto a metà, dove abbiamo fatto questo cambio di colore più o meno, e poi andiamo a cucire le ali al lato così e poi andremo a cucire anche le orecchie lateralmente. Andiamo a chiudere prima questa parte con ago e filo e poi andiamo a cucire qui. Per le zampe facciamo una catenella di 6 maglie, lavoriamo 6 maglie basse da questo lato della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Ora facciamo in questo modo, andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, torniamo alla base, facciamo una maglia bassissima, andiamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima e di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, torniamo di nuovo nella stessa punto e andiamo a fare una maglia bassissima, andiamo più avanti e ripetiamo 1, 2, 3 e 4 e di nuovo una maglia bassissima. E poi di nuovo nella prossima maglia facciamo per l'ultima volta 4 maglie catenelle, 1, 2, 3 e 4 e torniamo nella base. E questi saranno i piedi, quindi per 4 volte ho fatto 4 catenelle e una maglia bassissima e poi andiamo a cucire sotto. Con ago e filo andiamo a fermare prima gli occhi qui internamente e poi andiamo a fermare i piedini sotto con ago e filo sempre e poi andremo a fermare anche le ali. Andiamo poi ad inserire degli occhi in plastica e poi li andiamo ad incollare bene. Potete utilizzare qualsiasi tipo di occhi oppure potete andare a ricamarli all'interno 2 pupille nere.
Andate a fermare i piedi facendo in modo che escano leggermente fuori rispetto al corpo in questo modo e andate a fermare con ago e filo. Con ago e filo andiamo a chiudere la base delle orecchie e poi le andiamo a cucire al lato della testa. Chiudiamo prima questa parte qui, stringiamo e poi andiamo a cucire. Con ago e filo andiamo a cucire anche le orecchie al lato degli occhi, così in questo modo. Fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo a cucire maglia per maglia bene intorno. Andiamo ora a cucire le ali, le fermiamo sempre prima con gli spilli e poi andiamo a cucire anche un anello portachiavi al centro del nostro gufetto. Naturalmente il gufetto lo potete fare della vostra squadra preferita, utilizzate i colori della squadra, sarà un bellissimo gufetto portafortuna per la vostra squadra. Potete farlo bianco e nero, lo potete fare dell'Inter azzurro e blu, lo potete fare del Milan, lo potete fare di qualsiasi colore, oppure semplicemente così come portafortuna per ogni evenienza. Volendo potete farlo anche rosso per la laurea, rosso e nero, potete decidere come volete. Questo è il mio tutorial, spero che vi piaccia e vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.